Cellulare che c'è qua sopra, è stato gentilissimo, viene stasera a registrarci. Incastrati subito appena arrivati perché il navigatore ci portava qua. Due cani, sono grossi? Non lo so, ne ha due. Pensavamo di essere solo camper e invece Di essere tranquilli. di essere tranquilli e invece un po' di zucchero? Sì, caffè, un Brufen. Qui c'è altre prese di corrente che probabilmente in periodi affollati. Bentornati sul canale, siamo dispersi nelle pianure venete, dispersi per modo di dire, verso la prossima meta. L'area sosta dove siamo diretti è vicino a una stazione ferroviaria che in meno di un'ora vi porta a Venezia. Ovviamente è nostra la decisione di fare queste strade secondarie. Sui navigatori ci sono sicuramente delle strade statali, provinciali, più dirette per arrivarci. Siamo in provincia di Padova, esattamente stiamo andando a Monselice. Un borgo super accogliente, bello da visitare, non perdetevi il castello, il centro e soprattutto il santuario delle Sette Chiese. Non è necessario essere credenti, cattolici o super religiosi, è un luogo bellissimo con un panorama fantastico e soprattutto è un luogo spirituale, comunque sia. Arrivati a Monselice. Città della speranza. Ecco, speriamo. 4 metri. Okay. Ci passiamo. Sei tagliato questa testa. Non è semplice riuscire ad arrivare, ci siamo persi 2 o 3 volte perché il navigatore ci ha fatto girare veramente come una trottola, ma si arriva qui. Abbiamo chiamato il numero di cellulare che c'è qua sopra, è stato gentilissimo, viene stasera a registrarci. Ok, piccolina. Ci mettiamo. C'è la corrente, sì. Sì, lì sì. Ma magari mettiamoci più in là, vicino al barbecue. L'area sosta è gestita dall'associazione Remiera Euganea. Vi lasciamo il link in descrizione per tutte le informazioni. È praticamente a 30 secondi dal centro. In questa piazza trovate l'ufficio turistico che ci ha fornito di tutte le indicazioni per visitare sia il castello che il santuario delle Sette Chiese. Qua vedete la torre civica, la piazza centrale del paese. E adesso iniziamo con la visita del castello. Il castello di Monselice è un complesso di edifici composto da 4 nuclei principali. Sono tutti edificati e restaurati tra l'XI e il XVI secolo. Noi abbiamo fatto una visita guidata e se siete appassionati di storia ve la consigliamo. Ovviamente vi lasciamo un link in descrizione per praticità con tutta la storia, gli orari, i prezzi dei biglietti, eventualmente le visite. Merita veramente. Poi è zona non volabile di sicuro, perché se gli elicotteri passano così bassi. Niente drone, era meglio lasciarlo a casa. Allora, come si esce dal castello, si prosegue la salita, si oltrepassa la villa Nani, Villa dei Nani, con
tutti i capperi che scendono, e si continua su per la strada ciotolata. Il Santuario delle Sette Chiese è un complesso monumentale religioso che sorge sulla rocca di Monselice. La via sacra è composta da 6 cappelle più piccole ed infine la chiesa di San Giorgio, più grande, che conserva varie reliquie di ben 25 santi. Vicino alla chiesa più grande sorge anche Villa Duodo. Pietro Duodo fu un nobile veneziano che ebbe il permesso dal Papa nel 1605 di costruire queste chiese e intitolarle come le 7 maggiori basiliche romane. Il nobile veneziano nel 1605 ottenne da Papa Paolo V una bolla che sanciva la concessione dell'indulgenza plenaria, quella che viene data ai fedeli durante il giubileo. Qui bastava essere confessati, comunicati e visitare il santuario delle 7 chiese. Noi ci teniamo ai nostri peccati, visitiamo questo bellissimo posto comunque. Peccato questo cielo un pochino plumbeo, ma siamo contenti lo stesso. Anche se il periodo natalizio è passato, queste illuminazioni ci piacevano e le abbiamo filmate. La via centrale è ricca di negozi e potete trovare tutto quello che vi può servire, farvi un giro. Ci sono dei parchi, una zona molto bella da camminare intorno alle mura della città che vi porta direttamente all'area camper. Domani mattina c'è l'acqua, c'è la corrente. C'è l'acqua, c'è la corrente, è chiuso con un cancello, tutto recintato, tranquillissimo, illuminato, vicino alla città. Poi ovviamente adesso c'è un pochino di traffico, ma insomma non è una strada, non è una superstrada questa qua, è una strada cittadina che poi sicuramente si tranquillizza. E niente, adesso ci facciamo una cenetta. Luca fa amicizia con dei ragazzi inglesi. Well, good evening. Hanno cani? Hanno 2. cani? 2? Sì. Hanno 2 cani. Sono inglesi di Londra. Ma dai. Sì, ne arrivano dall'Albania, ho fatto il giro dalla... E i cani? E i cani lui mi ha detto che li porta al di là del suo van e noi li portiamo qua dietro. Ok, ma legati? Sì. Legati, ok. 2 cani. Sono grossi? Non lo so, ne ha 2. Questo qua è inglese, parla veloce inglese, io mi arrampico un po' sugli specchi. Oh, pensavamo di essere solo camper e invece... Di essere tranquilli e invece il piazzale qua dell'area camper di Monselice è anche utilizzato da un'associazione. Buongiorno da Monselice, una bella giornata nebbiosa, ma siamo quasi vicino alla laguna, ci sta. Anzi, dopo faccio un giro qua sul canale, visto che è carino. Sì, è bello. Abbiamo dei vicini molto silenziosi, non si sono sentiti né loro né i loro cani, comunque va bene così. E niente, anche la riunione che c'è stata ieri sera è stata veramente indolore. Sì.
Sì, sono andati via in maniera molto discreta, non ce ne siamo praticamente accorti. Han chiuso il cancello Che è manuale. che è manuale, senza cioè noi non abbiamo sentito veramente niente. Sono stati... Quindi sì, diciamo che area sosta promossa. Assolutamente. L'attacco dell'acqua è subito qui. Adesso non so se ho già fatto un videino di fuori. Adesso dopo prendiamoci Tanto sto subito caffè, va? Ti metto un po' di zucchero? Sì. Caffè, un Brufen. E buona colazione. Sì. Guarda che fango, anche lì dal gradino. Le strade sporche le abbiamo incontrate, no? Per forza. Dammi Zola. Andiamo Zoletta, andiamo a fare 2 passi sul canale. Per scaricare le bike Ah, ecco. direttamente. Oppure ti parcheggi qua No, scherzo. No. Era È una stazione di ricarica per le bike. Ah. C'è anche il... l'acqua, vedi che va bene anche per i camperisti. Prese USB per il telefonino. Wow. Ecco, uno che gira in bici, anche perché qua vicino c'è la ciclabile, quindi a posto. C'è tutto. Completo. Qui è il parcheggio dove ci siamo incastrati subito appena arrivati, perché il navigatore ci portava qua e invece bisogna andare un pochino più avanti. Allora, appena arrivati ci siamo praticamente incastrati in questo grandissimo parcheggio gratuito che è proprio adiacente all'area camper. L'area camper bisogna andare un pochino più avanti, si arriva lì, si chiama il numero di telefono che si trova lì e ti danno indicazioni per come entrare. Buttiamo via la cacca del cane, perché ricordatevi sempre i sacchettini, raccogliete le cacche dei cani anche nelle aree sosta, grazie, perché noi ne raccogliamo dei nostri, degli altri, non è che noi siamo meglio di altri. Può sfuggire a tutti, ma noi ne troviamo veramente tante, quindi presumo che molti non le raccolgano. È una cosa schifosa, perché oltre noi possiamo pestarle, anche i nostri cani possono pestare, portarle in camper, è uno schifo. Sì, questo qui fa parte dell'area camper, credo sia proprio il, come dire, lo scivolo. Manco fosse stato. Ok, ecco, questo è il parcheggio dove vi dicevo che ci siamo un po' persi e poi abbiamo fatto un giro enorme. Di qua si vedono anche bene le mura, bello, parte delle mura. Allora, dove c'è questa stazione, tra l'altro, che vi abbiamo appena fatto vedere, c'è anche un WC con i soldini, quindi presumo sia anche di quelli autopulenti. E qua, quindi se capitate da queste parti in bici, avete tutto il necessario per fare la manutenzione, la ricarica, andare in bagno, caricarvi le bottigliette d'acqua. Vero Dingo? Dingo? Controlla cosa succede nell'area camper. Stanno smontando una baracchetta. C'è presa di corrente ovunque in questo paese. Sono pro e bike. Tra l'altro ho visto che è bandiera arancione per il turismo e in effetti in area sosta erano presenti dei mezzi del comune con degli operai per lo smontaggio di una casetta. Hanno probabilmente fatto festa, cucinato e quindi niente, comunque nessun problema. Allora, qua vabbè, durante la festa probabilmente l'hanno usato in altri modi. Comunque c'è un rubinetto dell'acqua, è così. Mi sa che hanno usato anche questo.
È un po'... Qui c'è altre prese di corrente che probabilmente in periodi affollati servono, perché arrivano anche fin là. C'è altre colonnine di acqua. Laggiù in fondo c'è altre colonnine di acqua, altra corrente, quindi sembra, a prima vista sembra che non ce ne siano, invece ce n'è parecchie. Di sera questi lampioncini poi si illuminano. Ecco, diciamo che se c'è parecchia gente non è proprio, come in questo caso, molto tranquillo. Facciamo acqua. A parte che non siamo scarichi, Noi ripartiamo, ma come vi dicevo, a 5 minuti a piedi proprio qui dall'area camper, in questa zona, troverete la stazione ferroviaria. Da qui partono i treni per Venezia e io l'ho trovata una cosa molto molto comoda. E il semaforo è finito? No, non ce l'abbiamo fatta. Passiamo in prossimità di Montagnana, dove non ci fermiamo perché siamo già stati anche più di una volta. C'è un'area sosta molto comoda, 10 o 20 euro in base ai servizi che scegliete. Il borgo secondo noi merita una visita. Comunque nelle varie app trovate indirizzi, indicazioni e tutto quanto. Grazie infinite se siete arrivati fin qua a vedere il video e alla prossima. Giovedì rimaniamo ancora in Veneto.